benvenuti in questo nuovo video. Questa volta, sempre con la mia agendina segreta, vi andrò a presentare un altro mix, ma questa volta sarà composto dal classico mix famosissimo inventato dall'azienda Richworth, il 50/50, un mix carrier. Che significa carrier? Significa che è un mix che ci permette di veicolare le sostanze liquide nutritive che andremo a inserire all'interno e i vari aromi ed estratti. Quindi prima di entrare nello specifico e presentarvi gli ingredienti che verranno impiegati oggi, volevo spendere due parole su chi tra i primi angler dell'epoca appunto capì che inserendo lo stesso aroma utilizzato in un mix HNV si riusciva allo stesso modo a catturare carpe anche inserendolo appunto in un mix a bassissimo contenuto proteico. Chi fu questo? Fu Andy Little. Andate a cercarlo su internet chi è e scoprirete anche la sua linea di pensiero. Magari c'è anche qualcosa su carmagazine.it, sicuramente ci sarà qualcosa. Va bene, quindi tornando al mix di oggi, ho detto che utilizzeremo il trittico delle 3 farine impiegate fin dai primi anni 90, di cui vi ho parlato e vi ho fatto un breve refresh nell'altro video Winter Mix, ma andiamo oggi ad approfondire di più la cosa, quindi parliamo di cornflakes, le 3 farine utilizzate nel mix 50/50 ma in forma evoluta, cornflakes che li andremo a micronizzare, la soia tostata, più aromatica e più digeribile rispetto alla classica, e il semolino nella sua versione precotta. Ecco, allora, un'altra cosa, andate anche su carmagazine.it, andate a cercare consigli, linee guida primo mix car fishing, che è un articolo che ho scritto un mese fa, quindi molto recente, dove vi faccio vedere appunto dove vado a scrivere, dove sono andato appunto ad approfondire il tema della creazione delle boilers scegliendo le 2 strade, ossia quelle della boilers per il lungo periodo e quindi ad alto valore nutrizionale, e quelle invece per le pescate veloci, per le fast session, che riguarda appunto mix tipo il 50/50, basate sicuramente sul 50/50, ma in questa versione qui che vi faccio vedere oggi è una versione ancora più evoluta e vi dirò subito il perché. Non utilizzeremo le uova, quindi non utilizzando le uova ma utilizzando un ingrediente tecnico che già vi ho fatto vedere nell'altro mix, ossia l'egg compound, che è un sostituto delle uova, ci permetterà di fare 2 cose. Uno, di aumentare il livello dei liquidi, poiché ogni uovo medio corrispondono a circa 30-35 ml, quindi noi potremo andare a inserire più cibi liquidi e quindi diversi cibi liquidi, più fonti aminoacidiche anche, e quindi dopo ci permetterà anche questo ingrediente tecnico di abbassare anche i tempi di cottura ed avere una boilers che resisterà anche in acqua molto di più, soprattutto pescando nel grande fiume Po. Allora, veniamo, gli ingredienti li ho messi tutti qui, adesso ve li elenco. La ricetta è una ricetta anche questa semplicissima. Andremo a inserire 200 grammi di semolino precotto, quindi 200 grammi di cornflakes micronizzati che andremo a micronizzare, 50 grammi di soia tostata. In più io lavoro sempre, ricordatevi, su 500 grammi di mix, ok? Poi se fate 1 chilo dovete naturalmente aumentare le proporzioni. 50 grammi di egg compound, 50 grammi perché le uova noi le inseriamo e quindi inseriamo 50 grammi. Se dovessimo lavorare su 1 chilo di mix andremo a inserire quei 100-120 grammi di egg compound. Valore proteico di questo ingrediente si attesta sull'80%, molto solubile in acqua. Extra mix, andiamo adesso a inserire, come vi ho detto prima, non inseriamo le uova e non inseriamo nessun aroma liquido, perché inseriamo degli aromi in polvere che hanno anche delle funzioni
che vanno a, soprattutto nel periodo in cui siamo, invernale, a stimolare il metabolismo, quindi sostanze termogeniche. Su Carb Magazine c'è un altro articolo scritto da poco tempo fa da me, sostanze termogeniche, andate a leggere anche quello. E poi sono anche dei, come dire, essendo aromi in polvere, si sciolgono con minore velocità in acqua, e quindi calcolata la corrente, i correntoni che ci sono nel po', a differenza di un aroma liquido, questo qui in polvere è più lenta si scioglie più lentamente in acqua, e quindi ci permette di avere, come dire, la pallina più carica per più tempo una volta immersa nell'ambiente acquatico. E quindi, come dicevo, extra mix inseriremo il Milk Bee, che è un aroma in polvere al cui interno abbiamo anche la presenza di acidi organici tipo l'acido butirrico, molto utile nel periodo invernale. È un ingrediente che si utilizza sin dagli anni 80-90, questo qua, il Milk Bee, per chi non lo conoscesse. Poi nella percentuale andremo a inserire 5 grammi il Fruit Steam a base di frutta mista, anche questo molto dal gusto molto dolce, che va incontro subito ai gusti delle carpe. Dolcificante stevia in abbinamento appunto a questi due aromi in polvere fruttati e dolci. Lo stevia inseriremo sempre 2 grammi, parliamo sempre su 500 grammi di miscela, ok? Poi ancora andremo a inserire il Cola Nut Powder, è una sostanza bioattiva questa qui, nel senso che agisce appunto come stimolatore del metabolismo, e quindi è utile utilizzarla in acqua fredda in questo periodo in cui siamo. Andremo a inserire del Cola Nut 5 grammi anche di questo, lo stevia vi ho detto già 2 grammi, il classico sempre Winter Amino Compound, che è questo qui, 10 grammi per 500 grammi di mix. E poi la lecitina in polvere la utilizzeremo direttamente non nella parte secca ma nella parte liquida, quando andremo a inserire sempre i nostri 10 ml di olio di canapa. Veniamo adesso al clou di questo mix, ossia la parte liquida. La parte liquida andremo a inserire quasi più di 100 ml di liquidi, poiché non stiamo utilizzando le uova. E io ho selezionato dei cibi liquidi idonei naturalmente alla tipologia del mix, che verrà fuori una boil molto dolce dal gusto burroso tipo Scopex, è sempre aromatizzata poi alla fine soltanto con dell'olio essenziale, sempre con nota speziata dolce. La cannella utilizzeremo anche lì, l'olio essenziale lo potete inserire nella parte liquida, ma volendo a boiless finita sbucciate la boiless con un taglierino e poi con una goccia di olio alla cannella la bagnate. Una volta asciugata è pronta per essere inserita sul nostro leek e lanciare in acqua. Ritornando ai cibi liquidi, abbiamo detto 100 ml di cibi liquidi e andremo a inserire questi qua che vi ho messo qui, che ho selezionato. Allora, uno ve l'ho già presentato nel primo video Winter Mix, e sarebbe questo, l'amino compound sweet fruit, quindi a base di frutta con aggiunta di aminoacidi in struttura L, ed è 25 ml. 25 ml di Beta Steam, un liquido a base, c'è dentro circa il 35-40% di betaina, che sappiamo essere un altro attrattore formidabile storico per quanto riguarda il carfishing. Lo andremo a inserire nel sempre 25 ml, il Corn Stip Liquor 25 ml, liquore di grano, e il Minamino 25 ml. Perché il Minamino? C'è un video interessantissimo sul Minamino, lo potete andare a vedere sul canale YouTube Carb Magazine TV, per andare ad alzare leggermente il valore proteico del mix finito. Quindi 25, 25, 50, 25, 25, 50, 100 ml.
e 10 ml di olio di canapa che andremo ad emulsionare con la lecitina in polvere direttamente nella parte liquida. Bene ragazzi, adesso per il momento è tutto, vi saluto, ci vediamo nell'altra sequenza video, io mi metto all'opera. Ciao! Ciao ragazzi! Eccoci nella seconda sequenza video che poi andrò a collegare alla prima, come ho già fatto nel primo video Winter Mix, dove io vado a fare un veloce riassunto degli ingredienti utilizzati e vi do anche qualche altra informazione. Allora, ricapitolando, ecco le boilers finite, eccole qui. Allora, questo è un mix, ripeto, basato sulla ricetta 50-50 inventato dall'azienda Richword, un mix carrier, trasportatore quindi di tutte le sostanze attrattive e nutritive che andiamo ad inserire all'interno, un mix semplicissimo da realizzare e da rollare. Nella sua forma evoluta, perché come già sappiamo, abbiamo detto tantissime volte, la carpa ha difficoltà a scomporre gli amidi, quindi occorre darle degli ingredienti precotti e predigeriti. Quindi abbiamo percentuali, lavoro su 500 g di miscela secca, 200 g di semolino precotto, 200 g di cornflakes micronizzati, 50 g di soia tostata. Poi in questa tipologia di mix io non ho utilizzato le uova per un motivo, per andare ad aumentare il cibo liquido all'interno, e quindi ho utilizzato un sostituto delle uova, l'egg compound, 50 g. Se lavorassimo su un chilo di mix ne dovremmo mettere 100-120, contenuto proteico dell'80%. Poi extra mix abbiamo inserito questo cola nut powder, che contiene all'interno molti alcaloidi, quindi ottimo come sostanza appunto termogenica per andare a stimolare il metabolismo della carpa e la fase digestiva, utile quindi in acqua fredda in questo periodo. Ne abbiamo messo 5 grammi. Poi abbiamo inserito 5 grammi di Winter Amino Compound, ok, per 500 grammi di mix. Poi abbiamo inserito una miscela di aminoacidi selezionati per funzionare in acqua fredda, 10 grammi di lecitina in polvere, ma non andremo a inserire nella parte secca, l'andremo a inserire nella parte liquida insieme al cibo liquido che poi vi dirò adesso a breve. Poi dei veri palatant, che non sono però solo dei palatant, cioè non sono solo degli aromi in polvere, aromi liquidi non li ho utilizzati in questo mix. Abbiamo utilizzato però il Milk Bee Plus, famosissimo nel carfishing, utilizzato sin dagli anni 80-90. Non è un semplice, come ho detto appunto prima, palatant dal gusto che ricorda lo Scopex, ok? Ma all'interno abbiamo anche la presenza di acidi organici tipo l'acido butilrico, molto funzionale in acqua fredda. Abbiamo inserito 5 grammi di Milk Bee Plus, poi abbiamo inserito 5 grammi di Fruit Steam, un altro aroma in polvere alla frutta, basato su frutta mista, ok? E poi abbiamo inserito in connubio con questi due aromi del dolcificante per andare ad esaltare ancora di più il gusto dolce e caramelloso di questo mix, ed è 2 grammi di stevia, dolcificante naturale. Veniamo adesso al clou del mix, ossia la parte liquida. Non avendo utilizzate le uova, andremo a utilizzare diversi cibi liquidi che, se voi non possedete, potete comunque andare a crearveli in casa. C'è su Carp Magazine cibi liquidi, risale a 10 anni fa, ma è tuttora validissimo. Andate a selezionare le vostre fonti proteiche, frullatore di immersione, zucchero di canna liquido, o al supermercato ve lo fate in casa, c'è scritto anche come farlo sull'articolo, e quindi potete creare, sostituire questi ingredienti che io ho qui con i cibi liquidi che vi fate voi tra le mura domestiche. La settimana scorsa, proprio riguardo a questo tema, ho scritto un articolo per andare a fare un refresh di quello di 10 anni fa che si chiama Liquid Food, andatevelo a leggere su carpmagazine.it. Venendo al mix, 100 ml, poiché ogni uovo medio corrisponde di solito a circa 30-35 ml, quindi io sono andato comunque, non utilizzando le uova, ho fatto apposta questa cosa qua per andare ad aumentare la quota dei cibi liquidi all'interno, e tramite questo mix sarà, come dire, per noi un vantaggio nel poterli poi veicolare in acqua.
Beta Steam, all'interno abbiamo 35% di betaina, poi l'amino compound sweet fruit, che ve ne ho già parlato, a base di frutta con aggiunta di aminoacidi in struttura L. Anche di questo andatevi a leggere l'articolo Aminoacidi conosciamoli meglio, dove parlo della differenza tra struttura L e struttura D. Olio di canapa 10 ml che andremo a emulsionare con i 10 grammi di lecitina in polvere che vi ho menzionato prima. Minamino per andare ad aumentare leggermente il valore proteico del mix finito, 25 ml di minamino e 25 ml del corn stip liquor. Poi a questi liquidi dovrete aggiungere 100 ml di acqua, ok? Olio essenziale che si sposa bene con il cola nut powder, poiché è sostanza termogenica ricca di alcaloidi, e si sposa bene con l'utilizzo degli oli essenziali. Ho scelto un olio essenziale dalla nota dolce, quindi olio essenziale alla cannella, che però non andremo a inserire nel mix, ma una volta le boilers che saranno pronte, cotte, quindi pronte all'uso, andremo a inserire in un barattolo, aggiungeremo qualche goccina di olio essenziale alla cannella, una volta asciugate potremo inserire nel rig e lanciare. Ragazzi, questo è tutto. Utilizzatelo perché sembra un mix semplicissimo, trittico e sostituto delle uova, ma in acqua rappresenta un vero e proprio tranello, perché come diceva Andy Little va a mimare del cibo vero, reale, presente nell'ambiente acquatico. Ciao! Allora ragazzi, le boilers sono appena uscite dalla vaporiera, potete subito, come sono già adesso calde, andare a spruzzare l'olio essenziale alla cannella direttamente sulle boilers. Questo è uno di quelli che io, per chi è amante dei supermercati, che ne ho già parlato in un video di tantissimi anni fa, spezie spray alla cannella, e le andiamo a spruzzare sopra, così, ok? In questo modo qua. Altrimenti prendiamo il nostro olio essenziale alla cannella con il suo dosatore, una goccina per ogni bollers, e lasciamo raffreddare, va bene? Ultima chicca, ciao!